Chi di voi non ha mai pensato anche solo una volta di guidare i piccoli vagoni delle miniere che ci sono nel film di Indiana Jones? È successo a tutti, raga. A tutti. Ecco, così molto meglio. Indiana Mickey. Raga, il cappello mi è venuto malissimo, sembra un pasticcere. E quindi oggi ho deciso di costruire le montagne russe fai da te nel mio terreno. Nonostante io non sia un ingegnere, soprattutto di parchi tematici, voglio comunque creare una montagna russa spettacolare. Per fare ciò ho bisogno di 4 punti fondamentali: una partenza alta, una mega discesa iniziale, un dosso intermedio e un finale di tracciato che ti permette di frenare, perché non voglio finire con la faccia spiaccicata per terra. Però per farvi capire meglio andiamo al terreno. Allora, la mini piattaforma di partenza io pensavo di farla esattamente dove c'è quell'alberello lì. Come vedete siamo distanti forse una decina di metri dalla casa sull'albero, e come potete notare da quel punto là fino a dove sono io adesso in piedi ci sono circa 2,5 metri di dislivello, quindi iniziamo già bene. Inoltre la piccola piattaforma sarà alta 1 metro, 1,5 metri per arrivare più o meno a questo punto qua. In pratica immaginate di vedere quella torretta là un pochino più piccola spostata più in più. Dopo la base di partenza c'è il big drop. Il big drop deve creare adrenalina, deve creare vertigini, oltre alla spinta necessaria per arrivare alla fine del track, alla fine del tracciato, vabbè. Il tracciato rosso, come vedete, va ad accavallarsi esattamente al percorso che ho costruito sotto la casa sull'albero, e questo è un problema, signori. Ora i modi per risolvere sono esattamente 2. Quale dei 2 lo scegliete voi? Sicuramente non posso fare un passaggio a livello per passare, quindi o devio il percorso da un'altra parte per arrivare alle 2 attrazioni, oppure arriva la parte più bella: faccio un buco immenso proprio in questa situazione qua, faccio passare il trenino sottoterra e il percorso lo continuo con un ponticello che sorpassa il tracciato. Diventa un labirinto, signori. Però per fare quella cosa lì questo video deve arrivare a 100.000 like e 20.000 commenti di persone diverse, quindi condividetelo su WhatsApp. Continuiamo. Esattamente in questo punto qui dove ci sono gli alberi facciamo la gobba, perché abbiamo la spinta della discesa che abbiamo appena fatto, quindi il carrello riuscirà a salire la struttura e poi non è che ti fermi qui, poi ci sarà una discesa che porta alla fine del tracciato, ovvero all'inizio del parcheggio. 1, 2, 3, 14, 15, 16, 19 e 20. Ok, tutto il tragitto dovrebbe essere lungo più o meno 20 metri. Ora basta chiacchierare, iniziamo con il lavoro. Come in ogni grande progetto che si rispetti, la primissima cosa che ho fatto è stata delimitare tutta la zona interessata con del nastro segnaletico giallo-nero. Ok, anche il cantiere l'abbiamo messo in sicurezza. Peccato che il nastro serve solo per abbellire il video, perché in realtà dà un fastidio cane quando lavori. Dopodiché con la motosega elettrica ho pulito tutti i rametti infestanti pieni di spine e dato una bella pulizia generale alla zona. Va bene signori, sono stanco morto, però almeno il tracciato è pulito. Mi sa che devo portare la ruspetta per tirare via questa radice qui e anche questa. Questa qua invece ci passerò di fianco perché è troppo grossa. Ok, tutto è pronto, io direi di iniziare a costruire la torretta di partenza. Come minchia faccio? Allora l'idea sarebbe quella di sfruttare questo tronco qua già tagliato in precedenza dai vecchi proprietari, perché dato che lui ha le radici ed è ancorato a terra benissimo, potrebbe essere un buon punto d'appoggio per fare il primo palo. Primo paletto messo, madonna mia che fatica. E piano piano, legno dopo legno, quel pomeriggio ho messo in piedi tutto lo scheletro della torretta di partenza. Minchia raga, fa già paura così, fa già paura. Guardate quanto è in alto. Ho fatto più del dovuto secondo me. La cosa più bella di tutte è che io ho messo giù i pali così totalmente a caso e guardate, è in perfetta bolla. Come cazzo è possibile? Come fanno queste mani ad essere così precise, signori? Come fanno? Rispondetemi qualcuno. Ok raga, non è perfettissimo, ma non è la perfezione che mi ha portato quasi a 900.000 iscritti. Cioè raga, guardate che figata che ho costruito. Cioè ma con 4 legni di recupero. E a pezzo di merda. Mi sa che ho esagerato un pochino con l'altezza. Cioè guardate, vedo il tetto della casa sull'albero raga. Assurdo. Comunque sta diventando un pochino buio. Continuiamo domani. La mattina seguente ho poi portato altro materiale al terreno, smembrando anche i progetti precedenti per completare la struttura e renderla molto più stabile. Ok, il pianerottolo è fatto. È bellissimo vedere come riutilizzo sempre gli stessi pezzi. Queste due qua, prima di essere della spa pazzesca, erano della pista di downhill. E questo qua invece è uno dei supporti del ponte di Squid Game. È come giocare ai Lego, incredibile. Adesso devo tagliare qua.
Torretta ultimata, sono andato a prendere il materiale per iniziare a capire come creare le rotaie. Allora signori, ieri ho finito la torretta di partenza. Beh, più o meno, dai. Oggi però iniziamo con le rotaie. Prendendo spunto da alcuni video americani, sono andato a prendere due tubi in PVC arancioni, diametro 40, questi qua dovrebbero essere proprio i binari, e due pezzi di legno per unire i binari, praticamente in questo modo qua. Dato che però uno è rotondo e uno è quadrato, ho comprato anche questa punta qua per tagliare il legno in modo circolare. Signori, c'è già un piccolo problema. Sono andato giù più o meno 2,5 cm, mi si è pure rotto questo angolino qua. Dato che i listelli per collegare i binari saranno centinaia, io non posso assolutamente perdere tutto quel tempo qua per fare i fori, neanche col trapano a colonna, se per caso qualcuno lo stesse pensando. Non c'ho voglia, raga, non c'ho voglia. Quindi ho deciso di fare il tracciato come le vecchie care ferrovie. È 200 anni che le fanno così, perché devo star lì a fare le cose diverse. Inoltre questo qui, essendo sopra e non appeso da parte, dovrebbe tenere molto di più. Mentre facevo tutto il lavoro ho fatto un altro cambio. Praticamente le prime due viti le ho avvitate sopra, però poi ho pensato che dà fastidio alla ruota che scorre, quindi le altre le ho avvitate da parte. Così secondo me può andare bene. Ma che bella ferrovia che vi sto facendo, signori! Allora, vi dico la verità, non è per niente male. Chiaramente questo qua è soltanto un prototipo per capire come farlo, come viene, eccetera eccetera. Infatti ho cambiato idea 50 volte mentre lo costruivo. Adesso provo a mettere delle travi mega grosse sotto e capiamo di che pasta è fatto. Allora raga, sono già stramica contento di questa prova qui, perché secondo me verrà fuori un progetto spettacolare. Pensate quando partirà da quella torretta lì. Cioè, ma vi rendete conto? E se arriviamo a 100.000 like faccio la galleria sotto la casetta. Assurdo raga, assurdo. Ecco, bisogna sperare che poi tiene, perché qua la sicurezza, signori, devo fare l'assicurazione sulla vita. Comunque sia, il binario abbiamo visto che funziona. Adesso partiamo con la costruzione del vagone, perché non è che mi metto a correre sui binari, Il carrettino raga è una delle cose più difficili da fare. Il problema principale del carrello non è tanto la scatola in sé, quella lì con 4 pezzi di legno, 2 viti, l'hai fatta molto molto semplice. Il problema è non far deragliare il vagone, soprattutto se ci siamo su noi. Per fare ciò bisogna inserire tante rotelle sotto il vagone, quindi una qua dove appoggia e una interna quasi orizzontale. Il vagone non esce mai più dai binari. La differenza tra interno ed esterno presumo non ci sia, ma facciamo proprio una prova. Eccolo qua signori, una rotella verticale e una rotella diagonale. Come vedete tutto funziona bello liscio. Questa cosa chiaramente va fatto sia da una parte che dall'altra che su un altro asse. Quindi abbiamo 4 situazioni di questo genere. Dato che però io della rotella verticale non mi fido perché è troppo piccola, ho comprato una cosa un pochino diversa. Adesso vi faccio vedere. Praticamente, dato che io volevo delle rotelle molto più larghe, sono andato a comprare i rulli che ci sono sotto i 3 spallet. E dove li ho trovati? Su manomano.it. Attenzione, attenzione, passando da Letyshops, che ha anche sponsorizzato questo video. Praticamente com'è che è andata? Ero su manomano.it a cercare delle rotelle larghe e mi compaiono queste, dei bestioni da 7 cm di larghezza. Prima di comprarle praticamente sono passato a schiacciare il link tramite Letyshops, così ho pagato la ruota lo stesso prezzo, ma da Letyshops riceverò un cashback ed è tutto completamente gratuito. Una volta che tu metti da parte un po' di soldi su quella piattaforma lì, puoi chiedere un bonifico bancario o direttamente a un PayPal per farti avere tutti quei soldi lì presi con i cashback. È un sistema spettacolare perché non solo è gratuito, ma è semplicissimo e ha più di 3000 negozi. Io compro un sacco di roba su manomano.it e ogni volta passo da Letyshops. Non c'è un abbonamento, non devi pagare niente, devi solo cliccare prima il loro link e poi continui a fare lo stesso acquisto che avresti fatto. È proprio una stupidata non farlo. Ti lascio tutti i link in descrizione. Sono passato anche in ferramenta raga a prendere questo mega bullone con dadi e ranelle e guardate, track, abbiamo una ruota bella larga da usare per il nostro carretto. Ora, prima che diventa troppo tardi, vado a comprare i tubi elettrici per fare tutto il tracciato, perché quelli arancioni da fognatura mi fanno schifo. Eccoci qua signori. Io avrei bisogno di 20 tubi da 3 metri l'uno, diametro 40. Grazie mille caro, ciao. Tubi trovati raga, adesso vediamo se ci stanno in macchina. Niente raga, non ci stanno, puntano troppo fuori ed è solo un pacco. Soluzione alternativa, buttarli fuori dal finestrino.
Madonna mia. Speriamo che da qui a costa non mi fermino. Ce l'abbiamo fatta, signori, ce l'abbiamo fatta. 20 tubi preparati, che poi uno potrebbe anche dirmi: ma Miki, dov'è finito il camioncino? L'hai preso apposta per fare ste cose? Raga, abbiamo raggiunto i 70.000 like, quindi come vi ho promesso lo sto già iniziando a trasformare in un Need for Speed Molteni Edition Polide Catorcio Super Mega I. Ma furgoncino a parte, la mattina dopo sono andato a comprare il legno per costruire la montagna russa. Ormai sono di casa. Allora, questi qua per fare tutti i pezzettini tagliati sotto i binari vanno benissimo, 5x8. Invece per fare gli stelli, quelli sotto, che sono gli stessi che ho utilizzato per fare il sotto della casa sull'albero, sono belli resistenti, lamellare così non si piega e via. Madonna mia quanto spendo per questo progetto qui, raga. Madonna mia, 570 euro. Andiamo, prendiamo sti cazzo di soldi, signori. E anche il materiale l'abbiamo comprato. Io direi ora di iniziare a posizionare tutti i listoni lungo il tracciato. Iniziamo a vedere come viene, Siamo sicuri, raga, di quello che sto facendo? Siamo sicuri? Sto iniziando a cagarmi un pochino sotto, perché il pensiero che io devo scivolare da sopra là in alto fino a qui, mamma mia. Guarda quanto è alto, guarda quanto è alto. Oh, è altissimo, raga. Ora tutti quelli lì. Come vedete questo qua è tutto il tracciato, signori. È un pochino più lungo del dovuto, però attenzione, questo qua è il tracciato se non arriviamo a 100.000 like. Infatti come vedete i binari si intersecano con il vialetto. Se invece arriviamo a 100.000 like, qua ci sarà una galleria sotterranea che spunterà da quella parte lì. Vi dico la verità, qua c'è soltanto da cagarsi addosso. Infatti sto andando nel cesso infinito. Ok raga, a parte gli scherzi, iniziamo effettivamente a costruire le montagne russe. Allora, per fare esattamente dei multipli di tracciato che si possono collegare uno all'altro, il tubo arriva fino a questa metà, così da questa metà in poi collegherò l'altro tubo. 300 meno 4 meno 4, 292. 5 per 8, 40. 292 meno 40, 252. Diviso 6, 42. Devo mettere un listello ogni 42 centimetri. Raga, per evitare di fare la misura con il metro ogni volta, taglio questo legnetto qui a 42 centimetri e poi lo uso come metrica costante. Non so se si dice così, ma avete capito, Mamma mia che precisione, signori! 42 centimetri. Raga, abbiamo il primo binario completo. Guardate che figata. Vedete tutti gli stelli che sono messi alla massima precisione? C'è soltanto una piccola cosa che non funziona. Non sento più le mani, non sento più i piedi. Sarò anche bravo a costruire, ma a organizzare i video nei momenti giusti proprio il peggiore di tutti, Continuiamo. Cioè guarda, l'ho solo appoggiato ed è già bellissimo. Poi io pensavo di scaldare i tubi per renderli un pochino più arrotondati, in modo tale da seguire le curve. Invece basta schiacciarli un po' che la curva si autocrea. Quindi arrivati a sto punto io direi di mettere in sicurezza tutte queste travi qua, perché chiaramente come vedete io per ora le ho solo appoggiate. Prima di mettere in sicurezza la struttura ho ricreato l'inclinazione per renderla meno ripida. Poi ho piantato a terra e fissato alle travi 8 pali tondi riciclati dal vecchio vialetto della zipline. Ora sì che è tutto molto più solido. Eccoci qua, signori. Le montagne russe piano piano stanno venendo su, Guardate che bel lavoro che ho fatto oggi. Madonna mia. Sta diventando buio, continuiamo domani. Dovremmo finire tutta l'impalcatura, creare il carretto e ammazzarci. Nella fredda mattina seguente, dopo aver testato con rimbalzi molto ridicoli che la struttura tenesse, ho prima rinforzato la torretta di partenza. Sono già stanco, non sento più le mani, che palle. Chi me lo fa fare di far sempre tutto da solo? Chi me lo fa fare? Mentre voi siete lì sicuramente a casa sul divano al calduccio, bastardo! Poi ho unito i piloni sottostanti. Mettere tutte queste X qua, raga, gli dà quel tocco in più che sa proprio di montagna russa. Gardaland, sto arrivando. Esce il fumo da sta cosa qua, raga. Però guardate che figata. Nel frattempo avevo preparato altri 2 binari, quindi in totale ne abbiamo 3. Iniziamo a metterli su. Madonna mia, non vedo l'ora. Non vedo l'ora, signori, perché sta iniziando il vero momento della montagna russa. Sono 2 settimane che aspetto questo momento, signori. Oh, che bello! Che bello!
Va bene, dai, come inizio non è male. Poi chiaramente qua la allungherò un pochino perché altrimenti il carrello non ci sta. Signori, è arrivato il momento di avvitare i binari alla struttura. Dato che io mi fido ciecamente di quello che faccio, e non so se è una buona cosa, anziché usare la scala salgo direttamente sulla struttura per avvitarli. Iniziamo già con le prime prove, signori. E vite dopo vite ho completato tutta la stesura dei binari. Ne ho anche creato un quarto per ultimare la prima parte. Ed ecco la prima parte di tracciato finalmente completata. Guardate che figata, raga. Cioè, ma vi rendete conto? Cioè, guarda, un trenino. Ho costruito un trenino. Stai guardando o no? Da quella telecamera lì stai guardando o no? Guarda, guarda che bello. Mamma mia, mamma mia. Cioè, guardate anche le curve come sono armoniose in discesa. Guarda, non ci sono angoli acuti. Adesso però, raga, è arrivato il momento di costruire il carretto e vedere se tutta sta roba qua che ho fatto in 2 settimane funziona. Vi dico la verità, sono molto soddisfatto. Per essere un primo prototipo, guardate che bello che è. Ho fatto tutto ad occhio, non ho preso neanche una misura perché manca poco tempo all'abbassarsi del sole. Allora giriamolo, signori. È molto liscio come movimento. Tra l'altro dove ci sono le congiunzioni dei binari fa il classico tuf dei treni. Vabbè, tuf magari è più una discoteca, ma va bene. Facciamolo andare da qui per vedere cosa succede. Però a questo punto, per evitare che deragli, da questa parte qua gli mettiamo l'altra rotella. Gli metto una classica vite, tanto non dovrebbe cambiare nulla. Gli metto 2 ranelle, una qui e una qui. Ok, 4 rotelline bianche messe. Vediamo capovolgendolo se queste cose qua servono o no. Praticamente guarda, se io lo sposto in là non va, se lo tiro non va, perché appunto tocca la rotella bianca che ho messo. Raga, secondo me ci siamo. Facciamo la prova definitiva da un po' più in alto e vediamo cosa succede, signori. Madonna mia! Mica, ma funziona da Dio! Ma state scherzando, raga? Ma com'è possibile? Ma che spettacolo, cavoli! Madonna! È veramente spettacolare, signori. Iscrivetevi per la parte 2 a 100.000 like, faccio la galleria, ciao!